Buongiorno a tutti i viaggiatori delle stelle da Caterina e benvenuti nel mio canale Magia Stellare Evolutiva. In questo spazio esploriamo l'oroscopo integrato, ovvero un intreccio di astrologia tradizionale ma anche esoterica, dove i movimenti planetari celesti si fondono con le forze sottili dell'anima. Oggi ci lasciamo guidare da Mercurio in Toro, un transito che parla alla mente ma anche al cuore, porta chiarezza, radicamento e trasformazione. Resta con me perché ciò che stai per scoprire va oltre il consueto oroscopo. Dal 10 al 25 maggio Mercurio attraversa il segno del Toro e porta un'energia mentale più stabile, concreta, ma radicata anche nella realtà. In questo periodo il pensiero rallenta per diventare profondo e riflessivo. Le parole assumono peso, le idee cercano una forma proprio tangibile e concreta per le soluzioni. Mercurio, il messaggero lato Hermes, il messaggero tra il visibile e l'invisibile, ci invita ora a costruire dei pensieri solidi, a comunicare con chiarezza e a trasformare le intuizioni in azioni pratiche. È un tempo ideale per riflettere su come parliamo, come pensiamo e soprattutto come possiamo manifestare ciò che siamo davvero. Durante il suo viaggio, Mercurio entrerà in dialogo con altri pianeti, creando degli aspetti potenti che influenzeranno le nostre scelte, emozioni e direzioni interiori. È anche vero che è un transito veloce come lo è Mercurio, ma di conseguenza noi li analizzeremo. È un tempo ideale quindi per riflettere su come parliamo, come pensiamo e soprattutto eh, su come possiamo manifestare ciò che siamo davvero. In questi momenti le forze sottili sono anche legate alla bellezza, all'equilibrio e all'arte del discernimento. Si intrecciano con l'energia mentale, spingendoci verso una comunicazione più autentica e una visione più luminosa. E ora passiamo agli aspetti che formerà Mercurio nel corso del mese, in quel breve periodo. L'11 maggio ci sarà una quadratura applicante con Plutone in Acquario. In questi giorni le parole diventano strumenti di trasformazione. Il confronto con le verità profonde può scuotere le nostre certezze, ma è proprio lì che si nasconde la possibilità di rinascere. Attenzione a non cadere in dinamiche manipolative di potere legate all'autorità o ai contratti, quindi malintesi, dei fraintendimenti. Mercurio ci invita a riconoscere il potere della mente quando è guidata dalla consapevolezza. Mentre il 17 maggio ci sarà una quadratura applicante a Marte nel segno del Leone, un'energia intensa attraverso la comunicazione. Possiamo sentire l'urgenza di affermare le nostre idee con forza, ma è importante saper distinguere tra l'azione impulsiva e la parola ispirata. Questo aspetto ci sfida a trovare un equilibrio tra il pensiero lucido e il desiderio di autoaffermazione. È bene prestare attenzione a evitare gli scontri e coltivare invece il discernimento. Mentre il 23 maggio ci sarà una congiunzione applicante con Urano. Le intuizioni improvvise e i cambiamenti mentali accelerano proprio nuove idee, svolte impreviste. Lampi di genio anche possono emergere anche all'improvviso. Mercurio congiunto a Urano apre dei canali sottili di comprensione e di rottura con vecchi schemi mentali. È il momento di pensare fuori dagli schemi e accogliere l'inaspettato. Quindi attenzione anche in questi giorni, prestare attenzione alle intuizioni improvvise, non scartatele a priori, annotatele diligentemente su un foglio per poi usarle al momento opportuno. Mentre il 25 maggio Mercurio entrerà nel segno dei Gemelli, il suo domicilio, e riscopre la leggerezza e l'agilità mentale.
è l'inizio di una nuova fase più dinamica e comunicativa, in cui le idee si muovono velocemente, con un'intelligenza rapida e il dialogo ritorna ad essere protagonista. Dopo il radicamento in toro, ora possiamo esprimere ciò che abbiamo interiorizzato con maggiore chiarezza e flessibilità. Questo transito è accompagnato dall'energia che porta all'armonia attraverso il conflitto, invitandoci a trovare equilibrio nelle comunicazioni e nelle decisioni. Potresti sentirti un po' spinto a riflettere prima di parlare, scegliendo delle parole più ponderate e preciso. Il flusso di energia che Mercurio attiva ora è in connessione con il pensiero e l'azione. Ci stimola a radicare le idee nella realtà, rendendo questo periodo favorevole per prendere decisioni che portano a risultati concreti e duraturi. Durante questa settimana, questa energia favorisce la stabilizzazione delle nostre idee e ci spinge a consolidare ciò che abbiamo iniziato e a pianificare con attenzione il nostro cammino futuro. Vediamo ora come questo transito influenzerà ciascun segno zodiacale e come puoi utilizzare l'energia di Mercurio in Toro per avanzare nella tua vita con maggior consapevolezza e maggiore chiarezza. E ora passiamo per te, amico dell'Ariete, qual è l'influenza di Mercurio in Toro per il tuo segno? La tua mente si focalizza su delle dinamiche che sono più profonde della tua psiche, perché Mercurio manifesta la sua energia in questo settore e dunque questo transito ti invita a riflettere su te stesso, esplorando come le tue intuizioni e convinzioni interiori possano influenzare la tua comunicazione, ma anche le tue decisioni. La chiarezza che Mercurio ti porta ti aiuterà a risolvere delle questioni emotive, ma anche intellettuali, che forse hai trascurato. Approfitta di questo momento per allineare il tuo pensiero con i tuoi veri desideri, senza lasciarti influenzare dalle forze esterne, ma gli stimoli esterni. La, diciamo, la sua connessione ti supporta nella riflessione interiore. Mentre Mercurio in Toro ti invita a fare introspezione e a rivedere come comunichi con te stesso e con gli altri. È un momento ideale per riflettere su ciò che ti trattiene da esprimerti liberamente anche i tuoi pensieri più profondi. Questo transito ti offre la possibilità di ristrutturare le tue idee in modo pratico, portando chiarezza nelle tue emozioni. Approfitta dunque di questa energia per lasciare andare le incertezze e affinare la tua visione interiore. Queste energie sottili che si muovono con Mercurio in Toro, attraverso i fili sottili esoterici, ti aiutano nella guarigione e nell'intelligenza, diciamo, creativa, dove tu puoi trovare la risoluzione ai conflitti e ritrovare l'armonia. Come? In che maniera? Usando l'intelligenza creativa, usando la conoscenza e la consapevolezza. Questo era il messaggio esoterico per te, amico dell'Ariete. E ora passiamo per te, amico del Toro. Questo Mercurio nel tuo segno ti tocca direttamente, porta una forte energia nella tua identità, quindi nella tua prima casa. Questo transito stimola la comunicazione, il modo in cui ti esprimi al mondo. È il momento perfetto per rivedere come le tue idee si manifestano nella realtà e fare degli aggiustamenti pratici per rivedere come raggiungere i tuoi obiettivi. Questo, le energie sottili legate al tuo governatore planetario Venere ti invita a fare, diciamo, a scoprire la consapevolezza, la verità delle tue azioni, la verità della tua identità e a cercare la guarigione proprio nel settore della tua prima casa.
e di trovare quindi, diciamo, un equilibrio nelle tue espressioni, ma non dimenticare di fermarti a riflettere prima di prendere delle decisioni importanti. Mercurio inizia proprio il suo transito nel tuo segno, accentuando quindi la tua capacità di pensare in modo pratico e concreto. È il momento perfetto per rivedere le tue convinzioni e metterle in atto nella tua realtà quotidiana. Le tue parole avranno un peso maggiore, quindi scegli di comunicare in maniera chiara e diretta, senza paura di manifestare ciò che pensi veramente. La tua mente è ricettiva a nuove idee, nuovi sistemi per autoaffermarti, che possono portarti crescita e stabilità, ma non dimenticare la consapevolezza, la ricerca della verità per portare proprio tutto alla guarigione, come ti chiede Venere, il tuo governatore planetario. Quindi un ritrovare l'equilibrio e la stabilità oltre che l'armonia. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Mercurio è il tuo governatore planetario, si trova, diciamo, manifestando la sua energia nel portarti delle idee alle tue potenzialità, alle tue risorse, quindi hai anche i talenti nascosti. Questo potrebbe portarti a riflettere più a lungo su come le tue risorse e capacità intellettuali vengono utilizzate. Attenzione a non essere troppo preoccupato anche per le risorse materiali, ma usa questa energia per pensare in modo pratico e come valorizzare ciò che possiedi, sia materialmente che intellettualmente. Mercurio inoltre ti spinge sempre a essere sempre un po' più autodidatta, quindi mille idee, insegui mille idee, ma attenzione a non essere troppo, diciamo, dispersivo. Concentrati e focalizzati proprio sulle idee che ti sembrano più affini a te e quindi espandi. Con Mercurio in Toro, comunque la tua mente potrebbe sentirsi più orientata verso la riflessione piuttosto che all'azione immediata. È un periodo in cui dovresti fare attenzione a come gestisci proprio i tuoi pensieri. Non c'è bisogno di correre, ma di fermarti e ponderare prima di fare delle scelte importanti. La pazienza diventa una virtù e usare il tempo per rivedere i tuoi obiettivi ti aiuterà a fare un passo significativo verso la loro realizzazione, quindi la risoluzione dei conflitti che possono emergere anche all'interno attraverso la consapevolezza per portare a termine i tuoi obiettivi. Una sintesi finale con queste energie sottili che ti aiutano nel trovare le soluzioni. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro, con Mercurio nel segno del toro che manifesta la sua energia, sentirai un sostegno potente nella comunicazione. Questo è un periodo favorevole per stabilire nuovi legami e affinare il tuo modo di interagire con gli altri. L'aspetto favorevole di Mercurio ti offre una comprensione maggiore, rendendo la tua mente più aperta e ricettiva, in grado di mettere in atto le tue idee in modo pratico e concreto. Quindi trovare una stabilità, scoprire la consapevolezza, trovare la verità per avere una base solida su cui partire per i propri progetti. In sintesi, Mercurio ti stimola a comunicare con chiarezza, soprattutto nelle relazioni e nelle collaborazioni professionali. È un momento dove potresti anche avere contatti con il lontano, la ricerca anche diciamo, di tecniche più affine alla tua vibrazione, di espandere la tua cultura e di espandere la mente. Questo transito ti aiuta però a mettere ordine nelle tue idee, permettendoti di esprimere anche le emozioni in modo concreto. È un buon periodo per agire in modo pratico e orientato al risultato.
creando delle connessioni che possono portarti dei benefici a lungo termine. E ora passiamo per te, amico del segno del leone, come questo transito di Mercurio in Toro manifesterà la sua energia nel tuo settore con questo oroscopo intrecciato a livelli anche sottili dell'anima. Mercurio in Toro è in aspetto dissonante, di quadratura con il tuo segno e ti porta a riflettere sul modo in cui affronti le situazioni comunicative. Potresti sentirti un po' più frustrato, diciamo così, anche nelle relazioni, soprattutto in quelle professionali. Questo transito ti invita a mettere in discussione il tuo approccio e a evitare di prendere delle decisioni affrettate, quindi una pausa di riflessione. La quadratura potrebbe sembrare una sfida, ma ti aiuterà a rafforzare la tua comunicazione, rendendola più profonda e significativa. Mercurio ti sfida a riflettere sulle tue abitudini quotidiane e su come queste influenzano la tua comunicazione e il tuo benessere. Potresti trovare, essere spinto a dover affrontare questo bisogno di rivedere la tua routine, i pensieri, per allinearti meglio ai tuoi obiettivi. Approfitta di questo periodo per lavorare su te stesso, lasciando andare pensieri inutili che ti impediscono di progredire. È una cosa veramente molto importante. Invece, come aiuto di energie sottili che si intrecciano nel corso del mese, come oroscopo integrato, disponi di un'intelligenza creativa che ti spinge a trovare le soluzioni, a ricercare la verità, a trovare la guarigione e quindi attraverso la consapevolezza, ma a ritrovare anche l'armonia e risolvendo i conflitti interiori, ma recuperare proprio l'equilibrio risulta essere di fondamentale importanza. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Il transito di Mercurio nel segno del Toro fino al 25 maggio porta delle energie favorevoli, stimolando il tuo pensiero creativo e rendendo la tua comunicazione ancora più incisiva. Quindi questo intreccio anche vedremo nel tuo segno, amico della Vergine, dove Mercurio in Toro manifesterà la sua energia, ma intrecciato anche in maniera sottile con delle energie sottili che colpiscono anche l'anima. È il momento ideale per esprimere le tue idee in modo autentico e pratico, senza lasciare che le distrazioni ti facciano perdere di vista ciò che conta davvero. La tua capacità di trovare soluzioni concrete alle sfide quotidiane si rafforza. È un po' come se tu avessi il piano A, non funziona, abbiamo il piano B di riserva, non funziona il piano B, c'è il piano C di riserva. Questo è un pregio della tua organizzazione e della tua concretezza. E tutto questo porta bellezza anche nei tuoi pensieri. Mercurio è il tuo governatore planetario, entra in una posizione che comunque in un certo qual modo ti favorisce e illumina proprio il settore della creatività, delle espressioni personali. Questo potrebbe essere anche un buon momento di sviluppare i tuoi hobby, i tuoi talenti. La tua mente è chiara e pronta a manifestare nuove idee, quindi è un momento perfetto per esprimerti liberamente sia attraverso la comunicazione che con la tua arte o passione, la tua creatività, quello che tu magari hai un sogno nel cassetto che non hai mai sviluppato ed è anche il momento. Cogli pertanto l'occasione per esplorare nuovi modi di esprimere te stesso in modo pratico e gratificante, in quanto anche le energie sottili che si intrecciano ti spingono a ricercare la verità nel profondo del tuo essere, a trovare una certa consapevolezza nel costruire e portare a termine nello sviluppo dei tuoi talenti, della tua creatività e attraverso questi potrebbe essere un'intelligenza creativa che ti guida
per trovare la soluzione anche ai conflitti interiori, come queste energie sottili si intrecciano anche per l'anima. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Dal 10 al 25 maggio, questo transito di Mercurio nel segno del Toro, un transito veloce come lo è Mercurio, ma vedremo come la manifestazione dei transiti celesti manifestano la propria energia legato al tuo segno e l'intreccio anche con queste energie sottili che ti possono aiutare nel corso di questo periodo di transito di Mercurio in Toro. Mercurio espande e manifesta la sua energia e ti porta a riflettere sul lavoro e sulla tua routine quotidiana. È un transito che ti invita a rivedere il modo in cui comunichi con i colleghi e come puoi migliorare la tua organizzazione per essere più efficiente. Cerca di essere più pratico, meticoloso nei tuoi approcci professionali, ascolta l'altro, tra l'altro, per vedere dei risultati tangibili. La tua mente diventa uno strumento potente per risolvere proprio dei problemi pratici, ma è importante chiaramente ascoltare anche la persona e non sentirti soprattutto centrato nei tuoi bisogni, ma i bisogni anche degli altri nella tua routine quotidiana diventa uno spunto di sfida che Mercurio ti pone in questo transito e attraverso l'intreccio di energie sottili Mercurio ti appone proprio come un'energia creativa, un'intelligenza creativa, capace di ritrovare l'armonia risolvendo i conflitti. E c'è anche un altro intreccio di energia sottile legata a Venere, che comunque è un qualcosa che porta alla guarigione, alla verità, alla ricerca, e tutto questo lo dovrai applicare come soluzione nel tuo lavoro quotidiano, se lavori come dipendente, sia con le persone che ti circondano, se durante l'entourage quotidiano. Sono delle prove e dei disagi che tu devi superare per questa sfida, diciamo, di Mercurio in Toro. E ti invita a riflettere sempre quel transito sul senso di sicurezza e sulle tue basi, che sono anche emozionali, ma anche materiali. La tua mente è focalizzata su come trovare un equilibrio fra tutto quello che possiedi e quello che desideri. Questo transito ti aiuta anche inoltre a comunicare con maggiore chiarezza riguardo a quello che ti rende veramente felice, portando delle stabilità nelle tue scelte quotidiane. Approfitta quindi di questa energia per fare scelte consapevoli, ben ponderate nella tua routine, con le persone che ti circondano e nel lavoro come dipendente, ma anche a livello diciamo, di benessere psicofisico. Tutto quello che ti fa stare bene, insomma, per ritrovare l'equilibrio. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione. Mercurio nel segno del Toro come manifesta la sua energia come intreccio celeste, dove manifesta in quale settore? Chiaramente la settima casa delle relazioni, delle personali e interpersonali, ma anche come l'intreccio sottile che ti viene a sostegno della tua intuizione nel corso del transito di Mercurio dal 10 al 25 maggio. Come dicevamo prima, Mercurio stimola la tua settima casa, portando delle riflessioni sulle tue relazioni e su come ti esprimi nelle partnership. Questo è un periodo ideale per prendere decisioni che coinvolgono il tuo equilibrio personale e le tue relazioni interpersonali. Tuttavia, questa opposizione può portare dei momenti di tensione, spingendoti a riflettere più profondamente su ciò che veramente desideri nelle tue connessioni e con chi
puoi connetterti. Con Mercurio in Toro, la tua comunicazione si concentra su temi profondi e trasformativi. È il momento giusto per riflettere su ciò che ti lega agli altri e su come puoi migliorare le tue relazioni, soprattutto quelle intime e professionali. L'influenza di Mercurio come intreccio sottile di energia ti fornisce anche questa intelligenza creativa che va a rafforzare la tua intuizione già innata nel tuo segno, amico dello Scorpione, e ti aiuta questa intelligenza, adoperandola in maniera creativa, a superare i conflitti e ritrovare anche l'armonia, in quanto sei anche spinto da energie sempre sottili, da Venere, che ti fornisce anche, ti addolcisce in un certo qual senso, ti dà un tocco di grazia, di armonia per comunicare meglio anche con le persone. Quindi questo intreccio di energie sottili è veramente indispensabile nel corso del mese per aiutarti nelle relazioni. E questa influenza, intreccio sottile, ti invita a esprimere te stesso in modo chiaro e autentico, senza nascondere ciò che senti veramente. Le parole diventano dei potenti strumenti di trasformazione. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Questo eh, energia di Mercurio come transito veloce dal 10 al 25 maggio, vedremo per te, amico del Sagittario, come dove manifesta, in quale settore manifesta la sua energia, ma anche grazie all'aiuto di energie sottili che si intrecciano per aiutarti questo breve transito di Mercurio nel segno del Toro dal 10 al 25 maggio. Questo transito di Mercurio stimola e ti spinge, ti porta a un periodo di introspezione mentale. Potresti sentirti spinto a rivedere il tuo modo di pensare riguardo alla trasformazione e al cambiamento. Mercurio ti invita a pensare in modo pratico e a prepararti a un nuovo capitolo della tua vita, magari affrontando dei temi legati al denaro, alle risorse condivise con gli altri, quindi anche alle relazioni con gli altri, oltre che una relazione emotiva da trasformare, ti invita proprio anche ad affrontare questi temi legati a delle risorse condivise, i soldi degli altri, in poche parole, perché questo è il settore dove manifesta la sua energia e quindi ti appone di un'intelligenza creativa per aumentare la tua intuizione, aumentare la tua voglia, diciamo, di intelligenza creativa superiore per trasformare anche le relazioni con le persone con cui condividi queste risorse condivise. Oppure possono essere, se hai un lavoro indipendente, lavori con le persone, sono magari legati anche ai soldi condivisi con gli altri. Magari tu sei un coach, una persona spirituale al servizio come operatore e anche questo settore che comunque coinvolge il transito di Mercurio nel segno del Toro, le risorse condivise, ma anche i tuoi talenti, dove tu metti a disposizione i tuoi talenti come servizio all'operatore della luce. Questo è proprio il settore. E Mercurio anche in Toro, diciamo, porta anche un accenno al tuo benessere psicofisico e ti invita a rivedere la tua organizzazione personale, aiutandoti a trovare delle soluzioni pratiche che ti possano anche facilitare la vita. La comunicazione diventa più chiara, più precisa, specialmente sul lavoro, dove hai l'opportunità di migliorare i tuoi metodi di lavoro. Approfitta di questa energia per stabilire nuove abitudini che ti porteranno benefici
lungo periodo. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Come sarà questa energia, dove manifesterai, in quale settore nel tuo segno, insieme all'intreccio di, diciamo, di queste energie sottili che vengono a sostegno del tuo segno durante il transito di Mercurio nel segno del Toro dal 10 al 25 maggio. Mercurio in questo transito favorisce e ti porta un'energia positiva nella praticità, ma anche nei viaggi, nelle tue esplorazioni intellettuali e nelle tue esperienze culturali. E questo è un periodo perfetto per sviluppare nuove idee e approfondire studi, conoscenze, dei master, magari anche a livello universitario, la voglia di ricerca della verità, magari espandendo la mente su tecniche sacre, spirituali. Ed è il momento perfetto per fare tutto questo che ho appena descritto. Sono anche favoriti anche i viaggi e i rapporti anche con il lontano, dove è un periodo dove la tua mente, amico del Capricorno, diventa più pragmatica, ma anche molto più ricettiva a nuove prospettive e diciamo e visioni. Con Mercurio in Toro il focus si sposta anche sulla creatività e sull'espressione, diciamo, di te stesso. È il momento giusto per comunicare in modo chiaro e tangibile le tue idee, sia nel lavoro che nelle tue passioni. Questo transito ti spinge anche a prendere delle decisioni pratiche che riflettano i tuoi veri desideri, favorendo anche la tua autostima. Sfrutta la chiarezza mentale di Mercurio per esprimere ciò che desideri con fiducia. Approfitta di queste energie sottili che l'intelligenza creativa e la consapevolezza nella routine, la ricerca della verità legate a dei raggi specifici, influenze sottili che ti possono portare a scoprire la verità e a ritrovare proprio l'armonia. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Come sarà questo transito di Mercurio che va dal 10 al 25 maggio, come manifesta la sua energia e l'aiuto delle energie sottili celesti che si intrecciano in questo oroscopo integrato. Mercurio stimola proprio in questo periodo il tuo settore della tua immagine pubblica, della reputazione, quindi l'identità pubblica della carriera nella sfera professionale, le decisioni, le tue decisioni riguardo al lavoro e all'immagine che proietti verso il mondo diventano più concrete in questo periodo transito di Mercurio. Tuttavia, la quadratura con Marte, con Mercurio, può portarti a riflettere sulle tue ambizioni in modo critico, cercando di affinare la tua comunicazione e la tua visione professionale. Quindi è una sfida che ti lancia Mercurio in questo transito. Mercurio in Toro ti pone proprio l'attenzione sulla tua vita, diciamo, familiare, sulla tua stabilità. Le tue comunicazioni potrebbero farti sentire, diciamo, un po' più introspettive e possono essere introspettive, mentre ti concentri su come costruire un ambiente più stabile e sicuro intorno a te, uno status di stabilità. È il momento per rivedere i tuoi legami e trovare modi pratici per migliorare la tua vita domestica. Concentrati sulle tue radici e su come queste influenze influenzano il tuo pensiero quotidiano. Inoltre, come aiuto per energie sottili,
tu in questo periodo hai un'intelligenza creativa legata a Mercurio, quindi che porta alla risoluzione dei conflitti riportando l'armonia attraverso questa intelligenza creativa e una nota di dolcezza legata anche a Venere, il governatore planetario del Toro, quindi intrecciato al transito, ti aiuta a ricercare la tua verità nella concretezza, diciamo, nella tua routine e trovare anche la guarigione. E passiamo ora per te, amico del segno dei pesci, come questo movimento celeste di Mercurio nel segno del Toro dal 10 al 25 maggio, breve perché Mercurio è un pianeta veloce, influenza in quale settore toccherà il tuo segno e come l'aiuto delle energie celesti possono aiutarti a risolvere o a portare un aiuto concreto in questo breve periodo. Mercurio in questo settore, in questo periodo, porta un focus sui tuoi progetti a lungo termine e sulle tue amicizie. È il momento perfetto per esprimere poi delle idee innovative e lavorare su obiettivi che ti sono cari. Mercurio ti invita a mettere in pratica le tue visioni e a esprimere le tue idee in modo più concreto e ad essere più assertivo nelle tue comunicazioni sociali. Questo periodo porta anche un sostegno intuitivo grazie alla benevola energia diciamo, delle energie sottili. Infatti sarai dotato maggiormente, oltre alla tua intuizione, di un'intelligenza creativa, quindi un'intelligenza superiore che ti aiuterà a ritrovare l'armonia attraverso la risoluzione dei conflitti e anche un'energia sottile legata a Venere che ti porta e ti induce a riscoprire la verità attraverso la scienza, la consapevolezza, diciamo attraverso diciamo, la pratica, la tua verità nella tua vita quotidiana, ti porta anche una nota di dolcezza, portandoti ed aiutandoti a ritrovare la guarigione interiore. Quindi anche la vittoria, anche sulle amicizie, ritrovando armonia, stabilità sui progetti collettivi e non solo personali, quindi con questo sostegno nella rete sociale. Mentre Mercurio in Toro stimola la tua mente, invitandoti a pensare in modo concreto e pratico. Le tue comunicazioni sono più chiare e dirette, il che tutto questo ti permette di esprimere ciò che pensi senza esitare. È il momento ideale per concentrarti su progetti che richiedono un'attenzione al dettaglio, che possono portare a risultati tangibili con l'aiuto delle energie sottili. La chiarezza mentale ti aiuta a pianificare e a realizzare i tuoi obiettivi con maggiore sicurezza. In sintesi, Mercurio in Toro, questo transito, ci invita a dare forma concreta ai nostri pensieri, rendendo la nostra comunicazione più stabile e mirata. Ogni segno sperimenterà questo transito in modo unico e le energie esoteriche legate a Mercurio e Venere, governatori del segno della Toro, come governatori, diciamo, esoterici, quindi queste energie sottili ci guideranno verso una trasformazione profonda nelle nostre relazioni, nei nostri progetti. Utilizziamo anzi questo periodo per mettere delle radici solide, diciamo, nei nostri obiettivi e per riflettere su come le parole possono costruire il nostro futuro. Mercurio in Toro, anche in sintesi, ci invita a radicare il nostro pensiero e la nostra comunicazione nella realtà, facendoci riflettere su come possiamo rendere le nostre parole e le nostre azioni più pratiche, più efficaci, ma anche significative.
Ogni segno sarà, diciamo, influenzato, come ho spiegato prima, in modo unico da questo transito, portando delle nuove opportunità per esprimersi, agire e creare un futuro stabile e ben strutturato. Se questo oroscopo ti ha dato degli spunti di riflessione, non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti astrologici. Attiva la campanella delle notifiche e lasciaci un commento con la tua esperienza di Mercurio in Toro. Grazie per essere con noi. Alla prossima. Namaste. A presto da Caterina.